Gli armonici sono veramente dappertutto. In genere non ci si accorge di questo perché il pesce non si accorge dell'acqua in cui nuota. Praticamente viviamo immersi nei suoni armonici, ma quasi mai li notiamo. Cosa sono gli armonici? Il fischio del vento è un esempio calzante, ma anche la metropolitana, il treno, l'automobile producono degli armonici e può farlo anche la nostra voce, basta conoscere la tecnica giusta. In realtà non solo è possibile, ma anche piuttosto facile fare questi suoni in quanto tali. Il maestro Roberto Laneri, che è un compositore, è stato uno dei protagonisti della riscoperta in Occidente del canto armonico, che è avvenuta tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. Poi dipende da cosa ci vuoi fare, dove vuoi arrivare. Ci vuoi fare musica, ci vuoi fare una sorta di yoga personale, sono tanti, in realtà potenzialmente infiniti gli usi del canto armonico. Anzi, io sono convinto che molti di questi ancora non abbiamo un'idea. Parliamo di strumenti armonici, la tampura è lo strumento armonico per eccellenza, è uno strumento che si usa in India sistemando le corde in un certo modo, si ottiene questo. Questo tappeto, no? Di armonici. Praticamente il canto armonico scompone il suono nei suoi elementi costitutivi, che sono gli armonici. Dura un'infinità perché questo poi è uno strumento meraviglioso. Quasi tutti i suoni sono un composito. I componenti o le componenti del suono sono gli armonici o armoniche, che dir si voglia. In realtà la nota non esiste in natura. Una prova di questo è che esistono molte musiche nel mondo, io le chiamo musiche su una nota sola, che non usano le note, non hanno bisogno di note. Penso per esempio appunto alla musica degli aborigeni australiani, alla musica rituale tibetana, non ci sono melodie, cioè le note servono a creare melodie. La melodia è veramente un po' una prerogativa dell'Occidente. Perché suono e musica sono due cose diverse, questa è una cosa che è importante capire. La musica è comunque un fenomeno culturale, perché le musiche del mondo sono diverse, influenzate dalle varie culture. Il suono è qualcosa di universale. Si ha ragione di ritenere che una volta il canto armonico potesse essere molto più diffuso di adesso. L'Asia centrale è il fulcro del canto armonico nel mondo attualmente. E quindi soprattutto Tuva è una repubblica ex sovietica, e poi le regioni vicine, regioni fatte di altopiani, perché la conformazione fisica è importante, aiuta molto. Sono altopiani ghiacciati, quindi il suono viaggia a grande distanza, c'è una purezza proprio nell'emissione sonora. Quindi Mongolia, la regione dell'Altai, insomma, Siberia. Possiamo pensare ai suoni e alla musica come a risorse alle quali possiamo attingere per stare meglio. Non a caso fanno parte di tutte le culture e ci accompagnano dalla notte dei tempi. Esiste una proprietà del suono che è quella di spostare fisicamente la materia. Mi riferisco ad esempio alle forme di cladni.
Clayton era un fisico viennese, che è vissuto nel periodo di massimo fulgore della musica classica. Ai suoi tempi era un fisico molto famoso e scoprì questa cosa, scoprì che il suono ha la capacità di spostare proprio le molecole. Sono granelli di sabbia o limatura di ferro che si dispongono tra l'altro in forme non casuali. In altre parole, il suono ha in sé una struttura che ha molto a che fare con la serie degli armonici, che è una struttura, anche questo non è un coacervo di suoni a caso. Quello che l'arcobaleno è per l'esperienza visiva, la serie degli armonici lo è per l'esperienza acustica. E in generale entrare in contatto con una struttura dotata di coerenza interna fa bene. I suoni armonici vengono spesso utilizzati nella meditazione. Ascoltare e produrre suoni armonici forse è già una meditazione. In genere la nostra mente è molto affollata da pensieri, per cui si sta facendo una cosa e passano pensieri appena riconoscibili, no? È come se paragoniamo la mente ad una trasmittente, ad esempio, è rumore, il pensiero non è pulito, no? Allora il canto armonico, insieme a tante altre pratiche, è uno dei mezzi a nostra disposizione per ridurre quello che si chiama il dialogo mentale, quindi per avere un pensiero più centrato, più coerente. Per questa e per molte altre ragioni la musica, il suono armonico e il canto possono entrare a far parte degli strumenti a disposizione di un medico per accompagnare il paziente lungo il percorso di guarigione. Il dottor Giovanni Marotta ha scelto di inserire questi strumenti all'interno del CIMI, il Centro Italiano di Medicina Integrata. È veramente un dono per la salute, non perché io penso alla musicoterapia come una possibilità di curarsi attraverso la musica, ma sicuramente la musica ci arricchisce. Ci arricchisce personalmente, ma ci arricchisce anche comunitariamente, perché la musica spesso si fa insieme, in ogni tradizione culturale si è sempre fatta insieme e se pensiamo alla bellezza dei nostri cori, nessuno ci pensa, ma c'è un sottile armonizzarsi costante delle persone su degli armonici comuni che fanno sì che il coro sia molto bello come espressione musicale. E questo è qualcosa che è inconsapevole, però unisce attraverso proprio una ricerca armonica. Penso di curare con una nota una determinata patologia, penso semplicemente che la persona che può arricchirsi di questo mondo sonoro e lo trova dentro di sé, sicuramente ha qualche strumento in più per poter superare alcune difficoltà o per nutrirsi in qualche modo. Se le vibrazioni del canto armonico vi sono piaciute, mettete un bel mi piace e condividete il video. Se volete altre informazioni su queste attività, qua sotto trovate il link del Centro Italiano di Medicina Integrata.